Questa menta la metto vicino al pesco, spero che si piacciano, che si aiutino. Ciao amici del bosco, oggi vi faccio vedere come sto preparando la mia nuova siepe senza spendere niente. Vi faccio vedere dove ho trovato le piantine della mia siepe, come le ho moltiplicate e riprodotte e come continuare questo lavoro, quindi metteremo giù qualche piantina insieme. Questo è un viburno. Il viburno è una pianta già presente al bosco di Ogygia, ne ho diversi esemplari, anche uno molto grande, alcuni lungo la siepe. Praticamente con il viburno, se ne avete già uno, ne potete avere quanti ne volete. Io li ritrovo già spuntati, già cresciuti in vari punti del bosco di Ogygia, quindi non ho dovuto fare altro che prelevarlo e trasferirlo. Il boschetto è un vivaio perfetto. Questa è una delle tante piantine di viburno che sono spuntate qua e là al bosco di Ogygia, soprattutto qua sotto, perché ci sono gli alberi, gli uccellini che mangiano i semi del viburno si posano qua e probabilmente lasciano poi cadere i semini a terra. Il viburno è una bella pianta per la siepe perché ha diverse caratteristiche utili. Intanto è una pianta sempre verde, quindi ci garantisce una copertura tutto l'anno. Una pianta che fa una bella fioritura, tra l'altro invernale, produce anche dei semi che piacciono agli uccellini ed è una pianta che rimane bella compatta. La pianta madre di tutto il mio viburno è un bel cespuglio compatto, molto bello. Adesso devo prelevarla, quindi riuscire a tirarla fuori con una buona parte della sua radice. Cerco di essere più delicata possibile per portare via la mia zolletta per il trapianto del viburno. Una pala a lama, la lama diciamo un po' piegata, non c'è bisogno di andare molto in profondità, basta prenderci un po' di radici. Vedete, sta venendo, ecco qua. Ok, mi porto, non portiamo via troppa terra. Allora, vedete, adesso non voglio lasciare le radici all'aria per troppo tempo, faccio subito una buca e vado ad inserirli dove ho intenzione di far crescere la mia siepe. Quindi abbiamo già messo uno, vado a cercare un altro posto un po' più distante. Hai ripreso anche La ragione per cui nel bosco di Ogygia crescono tante piante spontanee è che qua io non taglio troppo spesso e neppure faccio arature estensive, lascio sempre un po' di spazio al selvatico e le piante fanno questo, quando trovano un terreno lo conquistano. Se voi avete la necessità di vedere sempre tutto pulito, poi per avere delle piante dovrete sempre andarle a comprare, a sceglierle, decidere voi dove metterle. Le piante in realtà sanno da sole dove crescere, come propagarsi e quindi se le lasciate un po' fare avrete una bella riserva di piantine anche da distribuire eventualmente in altri luoghi. Vado a fare una buchetta in linea con le altre piante che ho già messo e a volte la terra varia anche a distanza di pochi metri, quindi qui sto riuscendo facilmente, in altri casi potrebbe volerci il piccone. Come profondità della buca potrebbe già bastare, però per facilitare sempre la conquista del terreno anche in profondità da parte delle radici, con la forca vanga vado anche ancora un po' più giù in modo da smuovere il terreno. Con la forca generalmente si riesce ad andare un po' più in profondità. Io voglio che le radici abbiano vita semplice nello scendere, visto che la piantina ha subito il trauma del trapianto. Faccio anche dei colpi laterali alla buca perché l'importante è non creare proprio un vaso chiuso, quindi una specie di soletta di fango intorno alle radici della mia pianta che le impediscono di muoversi. Io faccio anche semplicemente dei buchi così per appunto aprire questo vaso. Vado a mettere giù la mia piantina ricoprendo bene le sue radici, quindi avvicino, accosto bene la terra. Poi molto importante è annaffiare subito dopo il trapianto, si aiuta in questo modo la terra ad aderire alle radici, no? Non deve succedere che le radici si trovino troppa aria intorno senza possibilità di fare presa nella terra. Praticamente posso rimettere le zolle
Rincalzo bene perché poi tanto tenderà a scendere la terra. Senti buona? Senti il profumo? È veramente buona. Allora, io ho già tanta menta al bosco di Ogygia, ma di questo tipo qua non ce l'avevo ancora. È un regalo, quindi un altro modo per procurarvi la vostra siepe è quello di scambiare con gli altri le piantine. Metto diversi livelli di piante, quindi ci saranno alberelli, non troppo alti, però anche degli alberelli, dei cespugli, appunto tipo il vipurno che terrò abbastanza basso, ma anche delle erbacee. Ma oltre alla menta potete mettere una serie di fiori che non sono male, no? Vicino alla siepe anche una bella fioritura. Qui non uso nemmeno la pala, perché la menta sono sicura che ce la fa da sola a espandersi, anzi ricordatevi che la menta è una pianta invasiva, quindi a me se la siepe più cresce meglio è, perché arriverete al bosco di Ogygia e sarete assaliti da questo profumo di menta e quindi va benissimo, però se avete poco spazio attenzione, perché la menta parte poi conquista il territorio, se le piace casa vostra non ve ne libererete più, no, neanche. Le radici sono un po' sofferenti, no? Vedete, si era attorcigliata, però veramente la menta ha questa capacità fittonante, quindi appena questi fittoni cominceranno a conquistare il territorio si espanderà senza problemi. Ok, la metto qua. Anche qui vado a rimettere la terra vicino alla zolla in modo da non lasciare spazi vuoti. Abbiamo messo la menta e il vipurno, adesso vi faccio vedere tutte le piante che già ci sono, cominciando da qui, dall'ingresso. Non vedete ancora niente, ma qua sotto ho messo dei bulbi di tulipano. Speriamo nascano, perché non erano anche questi erano dei bulbi regalati, non erano perfetti, però se ce la fanno iniziamo la primavera al bosco di Ogygia con una bella fioritura di tulipani. Qui c'era già un pesco, c'è una pianta spontanea che mi piace tantissimo, che fa anche quella una bellissima fioritura, quindi spero che si espanda e anche lei fa parte della siepe del bosco di Ogygia. È l'acetosella. La menta l'abbiamo messa, qui c'è spazio per qualcos'altro da aggiungere, qui abbiamo il vipurno e qui c'è una pianta che è già perenne al bosco di Ogygia, che sono i topinambuli. Lo vediamo già secco, i topini stanno sotto se le vogliamo raccogliere per mangiare. Comunque qui praticamente è una situazione di pianta perenne che in estate, primavera-estate, mi dà insomma una bella crescita di piante verdi e possibilmente anche di fioriture gialle. Qui ho appena trasferito un altro alberello, lo vedete piccolo ma anche lui crescerà. Si tratta di un albero di amarene, quindi qui si aspettano golosità. Questo è frutto di uno scambio alberi. Questo è un alberello, quindi crescerà di più, l'ho messo un po' più distante dal confine, in linea con gli alberi di olivo che già ci sono, e quindi più vicino al confine c'è un secondo livello di piante. Una pianta che si può ottenere facilmente attraverso la talea è la rosa. Io ho delle piante di rosa e questi sono dei tentativi di trasferimento attraverso talea. Questo non ce l'ho messo io, ha scelto lui di nascere qui, un bel cardo. Sapete che al bosco di Ogygia i cardi crescono benissimo e si propagano anche, quindi lui fa parte della mia siepe. Questo è un altro alberello che ho tirato fuori dal boschetto, quindi nato spontaneamente, sembra un olivello selvatico, vedremo crescendo cosa diventerà. Qui c'è una bellissima lavanda, questa l'ho in realtà comprata in un vasetto. Anche la lavanda però si può riprodurre per talea. Siccome ne ho una un po' più grande che ha già delle parti legnose, in primavera cercherò di propagarne anche di piante di lavanda, perché mi piacerebbe anche avere questo percorso profumato alla lavanda. Guarda che sta fiorendo anche adesso. Una pianta che non avrete problemi a propagare è il rosmarino. Guardate quanto ne ho messo, queste sono tutte talee, sono rametti messi così a terra, sono tanti perché ne basta uno che attecchisca. Comunque ci sono tutti dei procedimenti per la realizzazione di talee descritti con attenzione. In genere si passa magari da qualche giorno in acqua per far tirare fuori le prime radichette, poi si mettono nel terriccio, poi si trasferiscono a terra. Però le piante belle hanno la capacità di radicarsi anche se le mettete direttamente a terra, quindi la probabilità di successo è limitata, ma se ne mettete tante qualcuna vi darà soddisfazione. Nella siepe là ce ne sono tantissime, sono state tutte propagate così, rametto direttamente a terra.
Comunque in linea di massima, talea del rosmarino si deve, diciamo, ripulire una parte dell'arbusto dalle foglioline perché sarà la parte che andremo a mettere sottoterra, quindi si toglie un bel po' di foglie per conficcarle nel terreno. Poi anche la punta se ne toglie un po', perché la pianta non deve avere troppa vegetazione da sostenere, ok? E questa semplicemente la metto a terra, vediamo se riesco a conficcarla bene. L'importante naturalmente è che poi il terreno rimanga umido, quindi adesso in autunno ci proviamo, potrebbe farcela. Se fate una talea a primavera, quindi quando il tempo sarà più asciutto, ricordatevi di annaffiare. Questa è la rosa canina, questo è il mio primo tentativo. In realtà ho realizzato diverse talee, queste le ho messe direttamente a terra, ma ce le ho anche in alcuni vasetti che se non attecchiscono questi, diciamo, spero attecchiscano gli altri. Qui sono andata a fare una passeggiata nel bosco e ho tagliato dei rametti, non ho rovinato nessuna pianta, mi sono presa solo i 4-5 rametti che mi servivano. Allora andiamo avanti, vedete quanto è lunga la siepe, ancora non abbiamo finito. Questo è il melograno. Allora, il melograno da me, diciamo, nel bosco di Ogygia ho provato a trapiantarlo tante volte, ha delle difficoltà. Questo me lo hanno regalato, è vivo e questo è già un risultato. Non so se farà mai i frutti, diventerà mai un albero, ma è un bel cespuglietto, quindi spero che anche lui abbia successo. Questa è una piantina regalata. Questa è una pianta fantastica, anche se è un po' pericolosa perché se la toccate vi pungete, è il ginepro. Ne ho già uno nel bosco di Ogygia che è venuto benissimo, mi ha meravigliato. Questo stava in un vaso, è stato trasferito qui dopo, diciamo, un lungo periodo come albero decorativo in un vaso su un balcone. Diamogli questa chance. Dai ginepro, sei bellissimo, puoi farcela. E tra un rosmarino e un viburno qui abbiamo, signore e signori, anche l'alloro. L'alloro è una bellissima pianta che fa delle foglie molto utili anche in cucina, profumatissime, ed è il primo alloro del bosco di Ogygia. Ed è nato spontaneamente, cioè vi racconto la storia. Io ho messo un alloro l'anno scorso, è arrivata la gelata e l'ha distrutto subito, l'anno scorso, ma a primavera. Poi ho scoperto che in vari punti del bosco di Ogygia, sempre con la tecnica dell'uccellino che dissemina, erano nate diverse piantine di alloro e una l'ho trasferita qua, altre sono in giro, quindi abbiamo anche l'alloro. Vi ho fatto vedere più o meno tutto quello che è stato inserito fino a qui, vediamo quello che attecchirà meglio, quello che vorrà crescere, c'è ancora spazio per tanti altri inserimenti, soprattutto piante erbacee, fiori, quindi la siepe non finisce qui, soprattutto cercherò di mettere piantine anche erbacee che facciano fiori. Adesso vado però a completare il mio lavoro con una bella pacciamatura e un po' di annaffiatura per le piantine nuove. Per la pacciamatura autunnale non c'è niente di meglio delle foglie. Quindi il messaggio di questo video innanzitutto è piantate alberi, arbusti, erbe, basta che ricopriamo la terra di tanta meravigliosa vegetazione. Lo possiamo fare anche utilizzando delle zone margine. Il mio spazio è abbastanza grande, ma anche se avete molto meno spazio potete fare la vostra bella siepe mista come volete, e soprattutto potete farlo anche senza spendere niente, perché la natura comunque è generosa e troverete sicuramente un luogo, magari non avete tutti un boschetto riproduttivo come il mio, ma troverete sicuramente un luogo per farvi regalare e scambiare qualche piantina per iniziare la vostra siepe. Quindi fate tutti belle siepi, lasciate anche un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Vi ricordo il corso sulla Food Forest, dove ci sono tanti altri consigli utili per creare il vostro spazio boscato misto, diciamo così. Grazie di aver visto il video, ci vediamo al prossimo, mettete un like, mi raccomando, ciao!